Benvenuti amici di Music Off, siamo qui da Sergio Tomassone Roma, io sono Davide Tomassone e siamo alla seconda puntata della storia della mitica casa americana Gibson. Vi abbiamo lasciato nel 1902 nel passaggio di Gibson, della proprietà Gibson, da Gibson, Orville Gibson al board e alla sua collaborazione, e in questo momento diciamo il general manager, quello che segue la produzione, che segue un po' tutto al di là delle vendite, è Rems. Rems è il personaggio che darà un'ulteriore spinta alla crescita del prodotto Gibson, quindi non solo mandolino, ma passiamo già in questo primo momento all'evoluzione del banjo, che seguirà e supererà la produzione del mandolino e l'utilizzo del mandolino nelle orchestre, affiancandola a quello della chitarra, che avrà una crescita sempre più significativa fino a quella attuale, per cui predominante sugli altri strumenti. È un momento di grande crescita, abbiamo detto. Nel 1906 il fatturato era poco più di $7.000, l'anno dopo, il successivo 1907, supererà i $50.000, veramente una crescita incredibile. Gibson aveva bisogno di lasciare al management, al board, la crescita di questa azienda che meritava appunto di diventare leader. Per fare questo si sfruttano anche moderne tecniche di vendita, perché siamo ai primi del Novecento, ma già il management della Gibson decide di far diventare venditori sul territorio gli insegnanti, creando dei veri e propri teacher agents, così venivano chiamati, come pure le orchestre. C'erano moltissime orchestre che usavano solo prodotti Gibson, i Gibsoniani, i Gibsonite, così venivano denominati. E per fare questo sfrutta quello che per noi oggi sarebbe forse Facebook o sarebbe la rete. In quel momento era la carta stampata, quindi fa il suo giornalino, Soundboard, un giornalino in cui ogni anno fa uscire i vari modelli, i vari listini che hanno un ordine alfabetico, A, B, C, D, avanti così, nell'evoluzione degli aggiornamenti dei prodotti, e all'interno dei listini ci sono anche le tecniche, più che tecniche di vendita, le caratteristiche principali del prodotto per convincere il musicista, l'allievo, l'utente finale ad acquistare un prodotto veramente evoluto e rivoluzionario. Evoluto e rivoluzionario perché proprio quest'anno, 2020, tocchiamo il centenario di un'invenzione che McHugh, un collaboratore molto importante di casa Gibson, realizzò proprio tra il 20 e il 22. In quel momento incominciano a inserire nelle chitarre il truss rod, l'anima interna di metallo che ha caratterizzato tutta la produzione dello strumento moderno. Alcune aziende hanno tenuto botta fino agli anni 70, ma poi non ce l'hanno fatta. Tutti hanno dovuto inserire quest'anima di metallo regolabile che ha consentito l'assottigliamento dei manici, quindi i manici sempre più comodi e sempre più moderni, e la possibilità di regolare in funzione dei cambi di umidità, di temperatura, della vita del prodotto, il setup, l'action dello strumento. Quindi 1920 è l'anno di McHugh del truss rod, e non solo, anche dei primi ponti flottanti regolabili. Ponte flottante che anche qua, ricordiamo, deriva un po' da quell'attenzione alla tradizione della liuteria classica che prima Gibson e poi i successivi sostituti di Gibson, McHugh era grande amico di Gibson, portarono nell'evoluzione del prodotto. Bene, quindi fino al 1920 abbiamo la crescita esponenziale del prodotto Gibson, e sotto Williams nel 1919 c'è un ulteriore personaggio che cambierà le sorti di casa Gibson, migliorando ulteriormente il prodotto. Si chiama Lloyd Loar, è un polistrumentista, musicista, ha fatto l'università, ha fatto il conservatorio, ha studiato fisica acustica, ha studiato tantissimo Helmholtz, il fisico che si occupava delle corrispondenze, delle tecniche di valutazione del rapporto tra foro di una cassa risonante e del volume della cassa. E con questi studi, diciamo, tende a rivoluzionare il prodotto Gibson negli anni 20, riportando il foro non solo più con la
o con la buca ovale, ma inserendo sempre con riferimento alla liuteria classica le F studiate, posizionate, ottimizzate nella loro dimensione, proprio grazie a Helmholtz, ma non solo, tecniche di tapping. Molti di voi, se hanno avuto modo di leggere qualcosa sul modo di accordare le tavole degli strumenti e non solo, sanno che il lavoro del liutaio più esperto è quello di arrivare a ottenere spessori e capacità di risposta all'impulso, al tocco, al tapping della tavola che dia un'accordatura perfetta per la risposta che il costruttore vuole da quello strumento, che sia uno strumento piccolo o uno strumento jumbo che sia. Ecco, su questo Loar svoltò, fece tantissimi studi, tantissimi prototipi, tantissimo lavoro nell'ottimizzare le frequenze di risonanza, la risonanza di tavole, fasce e fondi, quindi la struttura dello strumento, per migliorare la risposta dello strumento. Quindi sempre sul sentiero, sul percorso voluto fortemente da Gibson di avere degli strumenti risonanti con grande volume su base arch, su base arcuata, su base carved e non flat, e questa volontà di farli vibrare tanto. Loar poi utilizzò tantissimo sia sui mandolini, sulle mandole, ma anche sulle chitarre per tutto il periodo che va dagli anni 20 agli anni 30, l'invenzione inventata dai fratelli Verzy, il Verzitone. Si tratta di un piccolo disco, forma leggermente ovale, con delle F sottile, inserito attraverso una specie di L nella parte sotto il ponte, e che serviva per ottenere un'ulteriore frequenza, un'ulteriore vibrazione, un ulteriore modo di vibrare della tavola a cui si associava e andava a vibrare per simpatia anche questa sottotavola, e che procurava una serie di armoniche superiori, di enfatizzazione delle armoniche superiori, che rendeva il suono ancora più arioso, ancora più aperto. È il momento in cui lo strumento chitarra diventa sempre più uno strumento che completa l'orchestra, quindi da strumento piccolo, compatto, come questa L1 che abbiamo tra le mani, quindi con un focus molto diretto, deve incominciare a coprire un po' di più, a riempire un po' di più l'orchestra, e diventa un po' un sostituto di altri strumenti che possono essere gli strumenti a fiato o appunto il mandoloncello, la mandola e gli strumenti più grandi. Ecco, questo è il grande lavoro di Loar. Loar ha lavorato tantissimo su questa continua evoluzione dei modi di vibrazione, della vibrazione dello strumento e dei volumi dello strumento. Direi che da questo punto in poi possiamo chiudere questa seconda parte, perché la parte successiva riguarderà invece l'inserimento di modelli come Electric Spanish, quindi chitarre con la parte elettrica, che seguirà negli anni successivi. Però ricordatevi Loar vale nei manuali tanto quanto vale l'inizio di Gibson. Loar è veramente assegnato nel mandolino e nello strumento che può diventare lo strumento jazz tantissimo la storia della chitarra. In questi anni, ricordiamolo, c'è il passaggio della importanza del mandolino come strumento principe nell'orchestra al banjo. Anche in quello Loar fece tantissimo lavoro con dei ganci nuovi, mettendo in pressione la pelle in modo nuovo, in modo più completo, accordando meglio la tavola anche dei banjo, e anche su questo fece tantissimi studi che hanno poi dato seguito a tutta la produzione degli strumenti banjo degli anni a seguire. Direi che a questo punto abbiamo già raccontato tanto di questo momento molto forte della produzione Gibson. Vi aspettiamo nella prossima puntata e vi racconteremo qualcosa di più sulle Electric Spanish. Un saluto da parte di Davide Tomassone, da Tomassone Roma, e alla prossima. Ciao!